Ben ritrovati amici ancora una volta da Iper di Marti. Oggi siamo nel mio studio tra fogli, spartiti e strumenti musicali per andare a toccare alcuni argomenti interessanti. Fatemi sapere, mi raccomando, cosa ne pensate. La prima domanda che vi pongo è questa: come vi ponete verso il vostro pubblico quando andate a suonare nei ristoranti, nei palchi, piccoli, medi, grandi, palazzetti, quando andate a trasmettere la vostra esperienza musicale alle persone, alla gente comune? Come vi comportate? Perché dico questo? Perché leggendo nei vari forum, ma questo da anni, mi è capitato spesso di scrutare messaggi che dicono, due punti, aperte le virgolette, la musica dal vivo è morta con l'uscita delle basi musicali. Secondo me è un'eresia. Perché? Perché la base musicale fa parte di quella fascia tecnologica di musica che va ponderata e siamo noi a dover trattare con i guanti l'argomento. Nel senso che è ovvio che non dobbiamo strafare, però può essere utile. Facciamo un esempio. Quando entriamo in un locale e vediamo un cantante che canta anche bene e che si accompagna con le basi musicali, quindi un Merish, un computer, un Will Live, il nostro sguardo diventa opaco, no, non va bene, così non va bene, così non va bene. Ma chi l'ha detto che un cantante non può andare a esprimersi con le basi musicali? Dov'è il divieto? Dove è scritto il divieto della base musicale? Fatemi leggere questa cosa perché io non l'ho mai letta da nessuna parte. Poi, perché non pensiamo al cantante come un musicista? Quando io dico musicista, dico la persona che studia musica, che sa di cosa parlo, che sa cos'è il pentagramma, che ha un rapporto con lo studio della musica. Questo può tranquillamente avvenire anche con il canto, perché il cantante che va a studiare musica va a studiare il pentagramma, le note, le scale, tutto quanto, voglio dire, no? Chi fa canto jazz sa solo lui quanta fatica fa per conoscere tutte le scale e potersi muovere magari andando a fare le improvvisazioni su tutte le armonizzazioni di un brano particolarissimo, quale potrebbe essere un brano jazz. Detto questo potrebbe essere anche con il lirico, no? Voglio dire, ma anche con il canto moderno. Perché no? Perché non pensiamo che la voce sia uno strumento anche unico, perché ogni timbro è unico, ha le sue sfumature e non è omologato magari come gli altri strumenti, che potrebbero essere la tastiera, il pianoforte, la batteria, il basso, il violino. Perché non pensiamo il cantante come un musicista? Cioè, genericamente, quando entriamo in un locale e troviamo un cantante preparato, difficilmente questo cantante canta a orecchio o fa karaoke. È un cantante che sa il fatto suo, che sa come si canta, che ha le basi per cantare, sa quali sono le tonalità, magari ha studiato musica, voglio dire. Quindi perché andiamo a incriminare magari quel cantante che si accompagna con le basi perché non ha una band? Magari il locale non ha voluto la band perché non riesce a spendere quella cifra, ma vuole il cantante. Ma ricordiamoci una cosa importante, il cantante è il frontman. Quando noi ci ricordiamo di alcune band, la prima cosa che il nostro orecchio ascolta e quindi con chi abbiamo a che fare, il primo personaggio è il cantante. Facciamo un esempio. Prendi Pino Daniele. Pino Daniele è un bravissimo musicista, cantante, ma la vera forza sua è proprio il fatto che da musicista cantante, quindi essendo frontman, lo ricordi subito. Magari uno strumentista fai un pochino più fatica se non sei nel settore o dentro il ramo dello strumento stesso, no? Che coinvolge il musicista. Ma quindi perché voglio dire questa cosa qua? Perché l'utilizzo della base
fa comodo, perché fa comodo anche a me quando magari faccio un matrimonio, perché la base magari è veloce, perché la base non vuoi mettere su determinati brani che magari non ti piacciono tanto, però lo devi fare per un certo tipo di serata, allora utilizzi la base musicale. Io sono sempre stato una persona che ha utilizzato basi musicali solo con testo e accordi, quindi non ha mai utilizzato basi musicali e quindi non ho mai fatto finta di suonare, cioè se metto e appoggio le mani sulla tastiera è perché suono, altrimenti non le appoggio, faccio prima. Quindi che cosa magari si potrebbe incriminare? La persona che va a cantare e suonare e magari mette le basi e non suona per niente ma fa finta. Allora lì vuole vendere una cosa che però non è sua, non sa suonare, vende una cosa che non è e quindi arriva il musicista che magari vede che mette le mani ma non va nemmeno a tempo sulle cose che fa e dice ma questo fa finta di suonare. E allora quello magari è una cosa brutta, deleteria sotto certi aspetti, ma questo avviene per la tastiera, avviene per la chitarra, per tanti strumenti, voglio dire, no? Quindi ben venga la base con testo e accordi e magari uno ci va dietro con la tastiera per tantissimi motivi, perché magari, ripeto, non vuole imparare il brano, non vuole tirare giù, non vuole prendere l'arranger e ritirare su tutto l'arrangiamento del brano che poi non gli servirà più, oppure magari il cantante che utilizza le basi per scopo didattico, per l'insegnante che utilizza le basi proprio per andare a far suonare il ragazzo, quindi batterista, tastierista, cantante, con l'insieme, quindi imparare ad andare dietro una base musicale e quindi dietro altre persone che suonano, anche se non reali. Però questa è una cosa importante, quindi la musica dal vivo non è stata, diciamo, rovinata dall'avvento delle basi della tecnologia. Se non fossero state le basi, magari la tecnologia, ci sarebbe stato qualcos'altro, ma è cambiato anche il modo di fare musica, è cambiato anche il modo di proporsi, i soldi nei locali sono sempre di meno e quindi gli investimenti sono sempre inferiori, spesso i gestori di locali non capiscono nulla di musica, mentre prima magari trovavi il locale che voleva quella band perché gli piaceva quel genere, quel tipo di musica. Oggi fai musica solo se porti gente nel locale. Quanta gente mi porti? 50 persone. Allora anche se non vale niente, non fa niente, vieni perché mi porti 50 persone. Anche questa cosa non è sempre così, però no, spesse volte la sentiamo. Quindi tra il suonare dal vivo e le basi musicali, ognuno fa quello che può. L'importante è essere chiari con il proprio pubblico e quindi far vedere la cosa che fai. Se canti e basta, canta e basta, va bene lo stesso. Poi un'altra domanda che vi pongo è questa. Ma secondo voi è vero che la gente oggi vuole solo sentire gli arrangiamenti originali, quindi che preferisce una base musicale che magari una persona che suona dal vivo? Cioè, è vera questa cosa qui secondo voi? Secondo me, qui bisogna un po' azzardare, l'essere musicisti è anche azzardare sulle cose. Allora, leggo commenti che dicono, no, guarda, io l'arranger l'ho levato perché la gente vuole solo le canzoni originali e magari balla solo con quelle, quindi assolutamente l'arranger non mi serve più. Allora, l'arranger impone alla persona che è dietro di essere musicista, di saper suonare, di saper riarrangiare i brani, di saper comunque improvvisare. Voglio dire, usare bene un arranger hai 1000 privilegi, 1000 pregi. Il problema è usarlo bene. E quindi anche lì mi accorgo da tante demo che sento che spesse volte fate le canzoni con quel ritmo lì, perché quello lì, perché se no non è che la canzone è giusta. Osate di più assolutamente, perché la musica è bella proprio per quello, perché non ha i paletti, ma è a 360 gradi. Detto questo, prendete un brano, rovesciatelo completamente, andate ad ascoltare qualche brano che ho fatto io li rovescio, ma perché voglio dare l'impronta magari mia al brano e quindi oggi lo faccio in un modo, domani lo faccio in un altro, dipende
dipende quello che voglio. Però ecco, non mi dite che la gente vuole le canzoni originali, perché la gente non è stupida e ascolta quello che gli viene proposto, quindi quello che i mass media gli propongono. E se te gli proponi qualcosa di più carino, se ne accorgono, non sono sordi, se ne accorgono assolutamente. Magari non tutti, però se ne accorgono. E vado avanti con questo discorso qui. Non è vero che per far ballare le persone, no? Mi avete detto 10.000 commenti. Allora, se non hai le batterie audio non fai ballare le persone, se non hai la base originale non fai ballare le persone, se non hai magari no, la canzone fatta in quel modo, con quel giro di accordi non fai ballare le persone. Allora, io ho fatto tantissimi matrimoni, ho fatto ballare centinaia di persone con styles mediocri, suonati bene, arrangiati bene, pensati da me, facendo dei medley, ho fatto ballare il mondo. Quindi dal vivo la cosa importante è la grinta che tu trasmetti nel fare musica con quello style lì. Perché se tu oggi mi fai la musica che magari deve far ballare, ma te non sei il primo che trasmette questa cosa, dietro lo strumento non farai mai ballare nessuno. Quindi è vero che si fa ballare solo con la base musicale o solo con certe tastiere o certi ritmi o certe basi audio? Non è vero niente. Oggi fai ballare con qualsiasi cosa, l'importante è il manico di chi sta dietro e di come utilizza la situazione. Poi è vero che un styles audio ti dà ovviamente una base sotto molto più importante di uno styles magari mediocre MIDI, ma attenzione, non è quello che fa la differenza la fa il musicista che è dietro. E quindi sono qui a dirvi che chi vuole usare l'arranger che lo utilizzasse, perché comunque con l'arranger te hai l'orchestra sotto le tue mani, te puoi riarrangiare i brani come vuoi, non sei vincolato a paletti, quindi di strutture dei brani, ma puoi sceglierle te, cambiare le tonalità, fare quello che vuoi mentre suoni, soli, non soli, insomma fare tutto quello che vuoi, però è assurdo dire no, io adesso vado solo con la base perché l'arranger, ho notato che le persone no, vogliono solo l'originale. No, secondo me questa non è una risposta giusta. Uso le basi per comodità, uso le basi perché per didattica, uso le basi per la voglia di utilizzarle anche per avere alcune sonorità, tipo nelle basi MTA dell'M Live, molto molto belle e molto particolari. Però il fatto di suonare dal vivo lo porto sempre perché è il bagaglio che tu porti alle persone. Quindi detto questo, vi ricapitolo cosa mi interessa che magari mi scrivi sotto i commenti. Come vi ponete verso il vostro pubblico, come andate a suonare, cosa vi portate, ok? Se la base musicale è stata la rovina della musica dal vivo, secondo punto. E il terzo punto, cosa usate? Se preferite l'arranger perché magari suonate dal vivo, oppure mettete la base perché anche voi magari dite che secondo la vostra opinione la base è diciamo la pietra miliare per far ballare la gente o perché la gente vuole quel tipo di sound, di sonorità originale. L'ultima cosa che dico e che vi chiedo questa cosa qui. Voi che cosa ne pensate dei cantanti, quindi della voce? Secondo voi è uno strumento? Secondo voi ho ragionato bene come pensiero su questa cosa qua? Quindi tutti i commenti, iscrivetevi al canale e non dico nient'altro. Un abbraccio grandissimo da Eber Di Marti. Non perdiamoci di vista, altrimenti me la prendo con voi. Ciao!